Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornate sul nostro canale. Bentornati e bentornate sul canale YouTube di Lernilango o benvenuti e benvenute sul canale YouTube di Lernilango se questa è la prima volta che guardate un nostro video. Nella lezione di oggi voglio parlarvi del pronome ciò. Voglio innanzitutto spiegarvi che cosa è un pronome, qual è cioè la funzione di un pronome all'interno di una lingua e in un secondo momento voglio spiegarvi i due usi del pronome ciò nella lingua italiana. E dunque, mettiamoci al lavoro, incominciamo a lavorare. Partiamo dunque dal primo punto che vedremo insieme in questa lezione, e cioè partiamo dalla definizione di un pronome. Vediamo cioè che cosa è un pronome, qual è il ruolo di un pronome all'interno di una lingua. In tutte le lingue del mondo il ruolo del pronome è lo stesso. Il pronome ha la funzione di non rendere la lingua ripetitiva. Ha cioè la funzione di sostituire un elemento di una frase precedente in modo da non dover ripetere nella frase successiva lo stesso elemento. Quindi immaginate una lingua senza pronomi e immaginate la lingua italiana senza pronomi. Sentite, io direi: ho incontrato Marta, ho salutato Marta, ho chiesto a Marta come stava, Marta mi ha risposto che stava bene, allora ho chiesto a Marta altre informazioni, Marta mi ha risposto. Vedete? Ho ripetuto il nome, la parola, il nome Marta tantissime volte e quindi vedete che questo piccolo testo sembrava molto ripetitivo. Invece, se noi usiamo i pronomi, ok, per sostituire Marta, questo piccolo testo smette, non è più ripetitivo, smette di essere ripetitivo. Dunque, come vedete, la funzione del pronome è sostituire un elemento detto, nominato nella frase precedente e sostituirlo nella frase successiva, in modo da non rendere la lingua, il discorso, il parlato, il flusso del parlato ripetitivo. Infatti io dico: ho incontrato Marta e l'ho salutata, le ho chiesto come stava, lei mi ha risposto che stava bene, allora io le ho chiesto altre informazioni. Vedete? Così ho usato tutti i pronomi in questo piccolo testo, il discorso non suona più ripetitivo. Dunque, abbiamo visto che i pronomi sostituiscono un elemento della frase precedente, in modo da non dover ripetere questo elemento nella frase successiva. Prima di vedere insieme il primo uso del pronome ciò in italiano, dobbiamo ricordare che in una lingua un pronome può sostituire sia un nome che un'intera frase, ok? Quindi questo è importante ricordarlo. Ad esempio, con i pronomi diretti e indiretti, lo, la, gli, le, eccetera, con questi pronomi sostituiamo dei nomi delle frasi precedenti. Ma alcuni pronomi, come ciò, appunto, come vedremo tra poco, sostituiscono intere frasi o un'intera parte della frase precedente. E dunque vediamo adesso insieme il primo uso del pronome ciò in italiano. Il pronome ciò in italiano innanzitutto sostituisce frasi e non nomi. Dunque, nella lingua italiana il pronome ciò è usato per sostituire un'intera frase precedente nella frase successiva. Quindi, nella frase successiva il pronome ciò sostituisce un'intera frase precedente o un'intera parte della frase precedente.
Facciamo un esempio. Vediamo. Ti svegli tardi tutte le mattine e ciò non mi piace. Vedete, ciò in questa seconda frase, in questa seconda parte della frase, sostituisce l'intera frase precedente. Sostituisce cioè ti svegli tardi tutte le mattine. Oppure facciamo un altro esempio. Sei tornato tardi ieri sera e ciò non va assolutamente bene. Nella seconda frase, ciò sostituisce l'intera frase precedente. Sostituisce, cioè, sei tornato tardi questa sera. Dunque, ripetiamo, il pronome ciò in italiano sostituisce solo frasi e non nomi e dunque sostituisce nella frase successiva un'intera frase o un'intera parte di una frase precedente. Come avrete sicuramente notato, quando ciò sostituisce nella frase successiva l'intera frase precedente o l'intera parte della frase precedente, quando sostituisce nella seconda frase, nella frase successiva, ha una funzione di soggetto del verbo e questo è importante da ricordare. Quindi, quando ciò sostituisce la frase precedente, nella frase successiva ha sempre e solo, attenzione, sempre e solo la funzione di soggetto del verbo. Quindi questo è importante da ricordare. Ciò sostituisce una frase precedente o un'intera parte della frase precedente e nella frase successiva ha solamente funzione di soggetto, ok? Molto importante da ricordare, perché la funzione di oggetto come sostituto di una frase precedente è svolta e fatta da un altro elemento, che vedremo in un'altra lezione. Prima di andare avanti e vedere il secondo uso del pronome ciò, voglio farvi notare un'altra cosa, una seconda cosa. Come vedete nell'esempio, sei tornato tardi ieri sera e ciò non va assolutamente bene. Come vedete nell'esempio, il verbo della seconda frase che ha come soggetto ciò è al singolare. Questo è molto importante. Quindi, quando ciò sostituisce un'intera frase precedente o un'intera parte della frase precedente nella frase successiva, ha la funzione di soggetto del verbo ed è sempre singolare. Non posso dire e ciò non vanno bene. No, questo è sbagliato. Quindi ciò, quando sostituisce una frase, ok, nella frase successiva ha sempre la forma singolare e dunque il verbo legato al soggetto ciò avrà sempre la forma singolare. Vediamo adesso invece il secondo uso del pronome ciò in italiano. Il pronome ciò è anche usato come se fosse una parola con un suo proprio significato e dunque è usato non per sostituire una frase precedente, ok? O un'intera parte della frase precedente, ma è usato come una parola che ha un suo proprio significato. Ciò è dunque usato, è sempre un pronome, rimane un pronome, sempre, ok? Ma è usato con un significato suo e questo significato è la cosa che, le cose che. Per esempio, facciamo un esempio. Abbiamo parlato di ciò che volevi. Vedete, in questa frase ciò non sostituisce una frase precedente o un elemento della frase precedente, ma è una parola con un significato. E questa frase significa abbiamo parlato delle cose che volevi, abbiamo parlato di ciò che volevi. Vedete, rimane un pronome, ma un pronome con un suo proprio significato. Oppure facciamo altri esempi. Per esempio, abbiamo parlato a lungo di ciò, cioè abbiamo parlato a lungo di questa cosa. Vedete,
ciò significa questa cosa. Oppure abbiamo parlato a lungo di queste cose. Ciò può significare anche queste cose e dunque plurale. Oppure, vediamo un po', facciamo un altro esempio. Ecco qua, chiedimi ciò che vuoi. Ciò neanche in questa frase sostituisce un elemento, cioè un'intera frase precedente, ma in questa frase ha un suo proprio significato. Chiedimi ciò che vuoi significa chiedimi le cose che vuoi o la cosa che vuoi. Quindi abbiamo visto il secondo uso di ciò. Ciò come pronome può essere usato come se fosse una parola con un suo significato. E ciò, in questo secondo uso, ha il significato di la cosa che o le cose che. Benissimo. Ora, invece, detto questo, facciamo alcune puntualizzazioni. La prima è che in questo secondo uso avete notato che ciò è quasi sempre legato a che. Infatti troverete ciò con questo secondo uso quasi sempre accompagnato, legato al pronome relativo che, ciò che. La seconda puntualizzazione invece è che anche se ciò in questo secondo uso può avere un significato plurale e quindi le cose che, anche se può avere un significato plurale, mantiene sempre la forma singolare. Quindi, se nella frase vogliamo aggiungere altri elementi collegati a ciò, dobbiamo sempre metterli nella forma singolare. Ad esempio, abbiamo parlato di ciò che è bello. Vedete? Bello come aggettivo si riferisce, è legato a ciò ed è sempre al singolare maschile. Quindi, anche se il significato di ciò può essere plurale, la forma rimane sempre singolare e tutto quello che leghiamo a ciò nella frase sarà al singolare. Benissimo, dunque, siamo arrivati alla fine e prima di concludere e di salutarci, cerchiamo di riassumere cosa abbiamo visto nella lezione di oggi. Nella lezione di oggi abbiamo visto i due usi nella lingua italiana del pronome ciò. Innanzitutto, ciò è un pronome e come pronome sostituisce qualcosa, un elemento di una frase precedente, nella frase successiva. Nel primo uso, ciò sostituisce un'intera frase precedente nella frase successiva e nella frase successiva ha soltanto la funzione di soggetto singolare. Per quanto riguarda invece il secondo uso, il pronome ciò in italiano ha il significato di la cosa che, le cose che. Quindi si comporta, funziona come una parola con un suo significato. Quindi nel secondo uso non sostituisce una frase precedente, ma ha un suo proprio significato. E anche in questo secondo uso ciò è sempre nella forma singolare. Quindi se vogliamo aggiungere degli elementi legati a ciò, dobbiamo sempre aggiungerli nella forma singolare. Benissimo, e dunque anche oggi siamo arrivate alla fine di questa lezione. Io vi ringrazio di aver guardato questo video e vi invito a visitare il nostro sito learnilango.com se volete fare degli esercizi sull'argomento della lezione di oggi, cioè sull'uso del ciò nella lingua italiana. Benissimo, quindi grazie ancora e ci sentiamo alla prossima lezione. Ciao ragazzi e ciao ragazze!